Vediamo se indovinate di chi è questa frase. Non è che sono contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. Allora, potrebbe sembrare una frase di Woody Allen. In realtà è una frase di Massimo Troisi nel film Pensavo fosse amore invece era un caresse, ed è la frase che termina il film, secondo me uno dei più belli e anche dei più riconosciuti di Massimo Troisi. La storia appunto di un uomo e di una ragazza che per due volte si devono sposare e poi in un modo o nell'altro fuggono, senza raccontarvi i dettagli, dalle loro, chiamiamole, responsabilità. E c'è questa frase finale che riassume un po' l'idea di Massimo Troisi sul matrimonio. Ecco, oggi parliamo proprio di matrimonio e cerchiamo di capire come organizzarlo senza andare in rosso, quindi senza spendere tutti i nostri risparmi, senza farci debiti o cose del genere. Quindi vi dirò un po' quali sono i segreti, secondo me, costituenti da tenere in considerazione per per andarsi a sposare sostanzialmente. Partiamo da una ragione: perché si fa un matrimonio? Un matrimonio si fa sostanzialmente perché appunto si ha un sentimento verso una persona e si vuole costruire qualcosa insieme a questa persona. Quindi c'è dietro una ragione sentimentale, quindi d'amore, quindi un pensiero assolutamente nobile. Con quella persona si vuole costruire una famiglia, che può essere da soli o con dei figli o con più figli, e si vuole costruire un progetto di vita, no? Cioè passare, come si dice all'interno del matrimonio, la vita insieme a questa persona, perché si condividono delle opinioni, si condividono delle visioni di vita, ma ci sono anche delle ragioni banalmente pratiche, no? Che facilitano, anche se in realtà questi elementi di natura vantaggiosa stanno diminuendo sempre di più rispetto alle coppie non sposate, ed è questa la ragione per la quale c'è un decremento continuo di persone che si sposano in Italia, ma è indubbio dire che ci siano dei vantaggi legati al fatto di essere sposati, e sono dei vantaggi successori. Ecco, questa è la fase più negativa, assolutamente, cioè è positiva perché si hanno dei diritti nel caso che una persona della coppia deceda, ma insomma sono quelli un po' più negativi perché appunto uno dei due passa a miglior vita. Ci sono dei vantaggi sicuramente, come dire, di maggiore codificazione, di riconoscibilità all'interno della società, no? Cioè una persona che è sposata ha, come dire, una rete sociale maggiore, prima di tutto perché aumenta il gruppo della propria famiglia e quindi acquisisce, come dire, un grado di parentela anche verso i parenti della moglie o del marito, quindi si allarga la sua rete sociale e in questo caso aumenta magari il sostegno di altre persone all'interno della propria vita, si vive una vita più densa, più piena, e quindi si ha un vantaggio assolutamente di sostegno lungo la propria vita. Ma sicuramente ci sono altri fattori come dei vantaggi nel mondo lavorativo, sono piccoli perché non possiamo dire che il vantaggio è quello di avere il congedo parentale quando ci sposiamo, il congedo quello matrimoniale di 2 settimane. Però ci sono delle facilità sicuramente burocratiche, nel senso che le persone che sono sposate possono avviare delle pratiche in maniera più veloce. Pensate voi quando dovete aprire un conto in banca, non siete sposati, avete un conto cointestato, le pratiche devono essere suddivise, ogni movimentazione deve essere regolamentata da tutte e due le persone, anche negli investimenti. Insomma, io sì, posso comprare degli investimenti, delle azioni, degli strumenti finanziari separatamente in maniera abbastanza semplice, ma se è un conto cointestato, cioè devo aprire un conto cointestato affinché possa acquistare per mia moglie delle azioni o fare degli investimenti finanziari. Quindi, insomma, sicuramente una delle ragioni per le quali ci sposiamo è anche quella pratica, perché ci sono dei vantaggi
come la reversibilità della pensione. Dal punto di vista successorio ci sono delle facilitazioni dal punto di vista burocratico nella vita, nella routine quotidiana, e c'è una maggiore codificazione e un aumento della rete sociale per le persone, e questo comunque aiuta molto, perché voi vedete l'America che invece, come dire, ha un concetto del matrimonio più labile. La rete sociale è un po' anche in questo caso meno forte e ci sono persone molto più sole, c'è una soglia, come dire, di persone povere, un po' abbandonate a se stesse. Cioè, quindi uno dei vantaggi per i quali ci sposiamo sono anche delle ragioni pratiche. E poi ci sono delle ragioni assolutamente le terze, delle ragioni culturali, cioè noi andiamo a sposarci perché siamo spinti molto spesso dal contesto sociale nel quale abitiamo, e sappiamo che in Europa, ma in tutto il mondo, perché in tutto il mondo questo simbolo del matrimonio è un simbolo molto forte, ci spinge in qualche modo ad avere una riconoscibilità sociale maggiore se non viviamo nella convivenza, ma concludiamo e mettiamo una sigla sulla nostra convivenza attraverso un matrimonio. Quindi le ragioni per le quali ci sposiamo sono numerose e non sempre però hanno come dire, vengono considerati tutti i benefici, no? O gli svantaggi del matrimonio, perché noi sappiamo che il matrimonio è una delle attività più costose in assoluto che una famiglia deve affrontare lungo la sua vita, no? Sicuramente ci sono le spese per l'abitazione, che sono quelle che cubano di più, perché bisogna avere un appartamento, mantenerlo, comprare le cose all'interno degli elettrodomestici in avanti all'arredamento. Ma la seconda spesa più forte è quella del trasporto, e subito insieme ci sono questi eventi speciali, no? E gli eventi speciali possono essere i battesimi e soprattutto i matrimoni. Noi sappiamo che in Italia un matrimonio medio, secondo delle statistiche, ma sono molto variabili, diciamo che un matrimonio medio, secondo alcune statistiche, va sui 21.000 euro. Secondo me in realtà è una cifra un pochettino contenuta, infatti in altre ricerche, in altri report si è visto che si arriva anche a 40, 30, 40, 50 mila euro. Diciamo che prendiamo per buona e assodata la spesa dei 20.000 euro. Ecco, a partire da questa media ci sono degli estremi. Abbiamo vissuto per esempio tutti la notizia lo scorso anno, le due notizie contrastanti sul matrimonio, una di una famiglia che è andata a festeggiare dopo la cerimonia in un McDonald's, quindi cercando di risparmiare sui costi, perché ha comunque denunciato il fatto che non aveva un reddito così alto da potersi permettere, o comunque non aveva intenzione di spendere i propri soldi all'interno di un catering o di un matrimonio tradizionale. E dall'altro abbiamo avuto il matrimonio di Ambani, dove hanno partecipato i VIP più rinomati nel panorama internazionale, che ha speso, si pensa, circa 600 milioni di euro. Quindi il range di spesa all'interno di matrimonio può essere veramente è una forbice incredibile, no? Cioè si può spendere quanto si vuole, è un po' come negli appartamenti. Quindi quando noi andiamo a vivere questa esperienza del matrimonio dobbiamo abbandonare un po' la nostra emotività, ecco perché molto spesso l'uomo è abituato a vivere, ma giustamente perché comunque lo stesso fa parte dell'essere degli animali, quindi vive di razionalità e di emotività. Bisogna cercare nei momenti più caldi, più topici della propria vita, cercare di viverla anche con razionalità. Molto spesso noi umani siamo abituati, uomini, donne, ad abbandonare la razionalità per certi momenti e dire ok, sono in vacanza, vabbè, pazienza, vado nell'hotel stellato a mangiare per farmi questa esperienza, e usciamo con 600-700 euro di meno per aver vissuto un'esperienza di un'ora che poi magari non ci è neanche piaciuta perché mi ha mangiato 3 piattini. Quindi bisogna cercare di non abbandonare mai la razionalità, perché purtroppo, o meglio la ragionevolezza, perché comunque il denaro è emotività, e quindi dobbiamo cercare di tradurlo in razionalità per
continuare ad avere dei risparmi e per poterli investire per vivere una vita serena. Quindi quello che voglio dire è, cosa vuol dire razionalizzare? Vuol dire che molto spesso noi dobbiamo essere conscienti che il business del matrimonio è uno dei più importanti. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente noi siamo spinti da tutta la cultura attorno a noi a sposarsi. Perché? Perché c'è business dietro. Questa è una cosa alla quale nessuno mai pensa, ma se noi facciamo dei rapidi calcoli, il business dei matrimoni è uno dei più grandi in termini settoriali all'interno del panorama italiano. Noi solitamente pensiamo che il business più grande in Italia sia quello del manufatturiero, quello dell'auto, con Stellantis, che non so, fatturerà sui 20-22 miliardi di euro l'anno. Ma non pensate ragazzi, subito dopo c'è quello dei matrimoni, è solo che non se ne parla tanto perché è frammentato, mentre Stellantis è un universo, sì, che poi ha dei satelliti con tutto l'indotto, ma il matrimonio vive di n cose, dalla location al catering al fotografo, quindi è assolutamente un settore che fa bene a tantissimi, perché è un fattore, cioè è un indotto allargato, ma nello stesso tempo dobbiamo essere coscienti che appunto è un business e in quanto tale si cerca di far spendere di più le famiglie per fare questi matrimoni. Infatti la spinta sociale a fare dei matrimoni sempre più belli, tra virgolette, cioè con sempre più cose, con sempre più sorprese, spinge la cifra dei costi del matrimonio sempre più in alto. Quindi cerchiamo di capire quali sono i 3 punti, secondo me, fondamentali per cercare di andare a fare un matrimonio senza andare in rosso. E secondo me sono 3. Uno è stabilire un budget realistico, 2 è cercare di risparmiare su ogni dettaglio, cercando di stabilire delle priorità, 3 cercare di organizzarsi in grosso anticipo. Adesso andiamo a vedere ognuno di questi punti. Qui siete sul canale M per Mani, è il primo canale italiano che cerca di parlare alle famiglie per cercare di andare a risparmiare, suggerisce come risparmiare dei soldini, come metterli da parte, come investirli per cercare di dare una vita serena a tutta la famiglia. Ok? Quindi partiamo dal primo punto, come stabilire un budget realistico. Allora, secondo me la prima cosa da fare è quella di calcolare le risorse disponibili per fare quel matrimonio. Questo è il punto fondamentale. Cioè, quanti soldi noi abbiamo che possiamo investire, non è la parola giusta, ma possiamo spendere per fare questo matrimonio. Io suggerisco, e questo secondo me è il punto fondamentale del video, io suggerisco di spendere una cifra che è quella che abbiamo sul conto massimo liquida. Quindi uno dei punti fondamentali è non andare a disinvestire per fare per esempio un matrimonio, non andarsi a fare debiti, assolutamente. Se noi abbiamo 5.000 euro sul conto ne dobbiamo spendere 4.000, se ne abbiamo 20 ne spendiamo 18. Ecco, cioè il punto fondamentale è andare a spendere i soldi che abbiamo in liquidità. Quel salvagente, farò poi un video per spiegare come creare un salvagente all'interno di ogni conto corrente. Secondo me il punto fondamentale è spendere solo quei soldi che si hanno. Non ha senso farsi dei debiti dal punto di vista finanziario ed economico, non ha senso andare a disinvestire, perché noi quando andiamo a disinvestire non sappiamo se lo stiamo facendo in alto e quindi stiamo guadagnando o siamo in un downtrend, quindi vendiamo e perdiamo nel vendere perché poi magari la borsa dopo 6 mesi riparte e noi stiamo vendendo al punto più basso e quindi i nostri investimenti abbiamo perso nel tenere i nostri soldi fermi e li abbiamo poi spesi. Quindi in realtà non bisogna cercare di disinvestire o di farsi debiti per andare a fare un matrimonio. Questa è la prima regola, usate i soldi che avete sul conto. Chiaramente abbiamo visto che un matrimonio medio costa sui 20-21 mila euro, secondo me ne costa anche un po' di più. Dobbiamo cercare di stare sotto questo budget, secondo me, perché è una cifra altissima, esagerata per fare un evento. Questo dal punto di vista proprio razionale, cioè io capisco che dietro c'è della emotività, c'è la voglia di far vedere la contentezza per unirsi
per diventare una coppia ufficiale all'interno di una rete sociale, ma ragazzi ricordatevi sempre che il matrimonio è il vostro, la vita successiva è vostra, e andare a farsi dei debiti o rimanere, come dire, poveri per farsi vedere fighi con le altre persone, ragazzi, non ha senso. La riprova, il riconoscimento sociale è poco importante se poi dovete vivere una vita di difficoltà. Quindi, ragazzi, la prima cosa è: spendete ciò che avete, e se potete spendete ben meno dei 21.000 euro di media che abbiamo visto, ma ben meno. Secondo punto, secondo me, una volta che avete determinato qual è il vostro budget massimo, è cercare di capire quali sono, come andare a spendere questo budget all'interno delle varie categorie di spesa, perché voi sapete benissimo che c'è un universo, no? Essendo uno dei settori dove si fattura di più, c'è un universo dietro. E faccio alcuni esempi: c'è la location, c'è il catering, c'è il viaggio, perché quasi tutti fanno poi un viaggio molto importante ehm, alla fine del matrimonio, alle settimane successive. Ci sono il fotografo, la parte video, le decorazioni, gli abiti, i make-up, gli anelli, la torta, bla 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 bla. C'è un universo sterminato. Quindi, una volta che noi abbiamo deciso che per il catering e la location spendiamo il 50%, il 20% per il viaggio perché è la cosa alla quale teniamo di più, e poi suddividete in altre parti il rimanente budget sulle altre spese, capite qual è l'altro punto essenziale. Definite le vostre priorità, perché ad un certo punto vi troverete che non avrete più budget, e quindi cosa succederà? Che dovrete tagliare delle spese che per voi sono assolutamente poco importanti, perché magari per voi vi accorgerete che dovrete spendere, non lo so, noleggiare un pulmino e spendere 1.500 euro per portare gli invitati dalla chiesa al luogo dove fate, alla location dove fate il pranzo o la cena, e vi accorgerete che non volete spendere quella cifra perché è assolutamente insulsa, quindi cercherete un posto dove sposarvi, una location dove vicino c'è un ristorante che vi toglierà quella spesa, perché sono dei soldi buttati via. O magari andrete a risparmiare sulle decorazioni, perché avere dei fiori che costano 400 euro sul tavolo, su ogni tavolo, non ha per voi alcun senso. Quindi nel primo momento, quando andiamo ad affrontare un impegno importante come quello del matrimonio dal punto di vista organizzativo, sentimentale, ma anche finanziario, la prima cosa dobbiamo capire quanti soldi abbiamo da spendere, dividerli per le varie spese, ok? E poi capire le nostre priorità e dire: ok, allora delle parti non le organizzo all'interno del mio matrimonio perché per me sono irrilevanti, e posso andare a risparmiare del budget che posso invece, o perché non sto più nel nostro budget, o perché posso invece andare a spendere più soldi su quello che ci tengo, che magari è il mio viaggio di nozze. E qui si salta al secondo punto, secondo me fondamentale, cioè come andare a risparmiare le nostre spese quando andiamo ad organizzare un matrimonio. Secondo me i segreti qui non è che ci sono dei segreti indicibili, cioè non è che troviamo il santo graal, ma sicuramente ci sono dei piccoli consigli che possono in qualche modo cercare di agevolarci e di farci risparmiare un po', no, ragazzi? Però sempre ricordandoci, secondo me, una cosa fondamentale, è che molto spesso noi diamo una rilevanza troppo forte a questo evento, no? E quindi vogliamo, come dire, riprodurre quello che hanno fatto altre coppie, o cercare di migliorarlo. Abbiamo un termine di paragone, no? Come viene definito, e fare dei termini di paragone su questa attività ci porta a spendere molto di più. In qualche modo il matrimonio è nostro, dobbiamo cercare di gestirlo secondo le nostre esigenze, secondo le nostre volontà, ma anche razionalmente, e quindi non è detto che noi per forza dobbiamo scegliere una data del matrimonio che sia quella che scelgono abitualmente tutti quanti, luglio, agosto o settembre, e farla il sabato e la domenica, perché questo ti fa lievitare il prezzo del matrimonio in una maniera incredibile. È chiaro che le location, cioè l'equilibrio tra domanda e offerta
c'è una domanda incredibile, l'offerta aumenta i prezzi delle location e del catering in quei giorni. Quindi il consiglio maggiore per andare a diminuire il costo del matrimonio è quello di scegliere una data strategica del nostro matrimonio, quindi un po' fuori dai canoni, magari in settimana, dove avremo anche meno partecipanti, ma chi vorrà partecipare perché ci tiene parteciperà comunque, o farlo in periodi che non siano proprio in altissima stagione, tipo luglio, agosto, settembre. Ecco, questa è una banalità, ma fa la differenza anche di un 20-30% e forse anche di più. E poi noi sappiamo che la spesa maggiore che abbiamo all'interno di un matrimonio, oltre al viaggio, eh, e ne parleremo di questa parte, è quella del catering e della location. Ecco, e qui bisogna un attimo mediare, cioè bisogna valutare, secondo me, per ridurre ulteriormente le spese, anche valutare delle alternative. Ecco, cioè, tutti vogliono sposarsi all'interno di queste ville fantastiche, no? Sulle colline toscane, sulle colline piemontesi, sulle ville in riva al mare in Sicilia. È fantastico, ma hanno dei costi incredibili. È vero che molto spesso uno dice sì, ma il matrimonio lo faccio una volta nella vita. Ecco, questo non si può sapere perché io ricordo un dato, che cioè in Italia si sposano circa 180.000 persone l'anno, ma anche 80-90.000 divorziano e quindi c'è la metà abitualmente, non proprio, ma quasi divorzia. Quindi questo non vuol dire che dobbiamo fare il matrimonio, che poi abbiamo paura di divorziare, non è questo il senso. Ma quello che voglio dire è che non è che se noi facciamo una spesa nella vita, allora dobbiamo scialacquare i soldi e buttarli via in maniera acritica. Cioè, quando si fa una cosa anche una volta sola, bisogna farla con raziocinio perché quei 10.000 euro risparmiati, 15.000 euro risparmiati ci cambiano la vita. Perché se investiti all'interno di un ETF tenuti per 20 anni, magari ci portano dei rendimenti, ci fanno arrivare ad avere 100.000 euro che ci servono per la nostra vecchiaia nel momento in cui dobbiamo mandare i nostri ragazzi a studiare, vogliamo fare il viaggio della nostra vita o vogliamo pagare, come dire, una casa che ci possa accogliere negli ultimi anni della nostra vita. Perché ragazzi, la vita è questa, quindi dobbiamo esserne coscienti. Quindi bisogna valutare delle location e del catering che abbiano un costo, delle alternative che magari abbiano un costo diverso, e quindi qui bisogna informarsi tanto e cercare di farlo fuori dai perimetri abituali, dove magari eviti di sposarsi proprio nelle Langhe, ecco, per dire, magari scegli il Monferrato che costa un po' di meno. Ecco, questo è quello che voglio dire. Ehm, Dal punto di vista di catering, ormai sappiamo tutti che non esistono più questi pranzi lunghissimi con 14 portate, la torta nuziale, bla bla bla, ma si può fare anche qualcosa di più informale, no? Quindi attraverso pochissime portate, anzi i giovani apprezzano molto di più un aperitivo in movimento che non sedersi ad un tavolo e parlare solo con quelle 2 o 3 persone, quindi bisogna valutare delle alternative. E infine risparmiare sulle cose relativamente meno importanti che poi apparentemente nessuno guarda. Cioè io vi faccio l'esempio delle bomboniere. Le bomboniere ormai sono un retaggio molto spesso del passato, cioè io voglio vedere delle persone adesso che hanno ancora tutte quelle vetrinette con tutte le bomboniere all'interno, ma poi ragazzi, il ricordo rimane nella mente. Adesso non voglio banalizzare, ma è così. Quindi bisogna cercare, secondo me, di ridurre i costi sulle cose extra, e possono essere le bomboniere o decorazioni, cercando magari, nel caso in cui si tenga ad avercele, facendo un fai da te. È facilissimo fare anche delle composizioni floreali, fare delle preparazioni di decorazione per i tavoli, per la chiesa o quello che si vuole, magari facendosi aiutare anche dei bambini se sono già in età per poterci aiutare. E lo stesso vale cercare di andare a risparmiare su tutte le altre voci, come quelle dei vestiti. Ecco, molto spesso possono essere noleggiati. Ragazzi, noi spendiamo per i vestiti magari 5.000 euro tra moglie e marito, mettendo quel vestito una volta. Cioè, ragazzi, cioè, nessuno si accorge se quel vestito è da 5.000 euro o è da 2.000 euro.
a meno che tu sia Valentino, ecco. Quindi questo è un punto fondamentale, cioè si può andare a risparmiare su tutte le cose, e soprattutto bisogna cercare di ridurre ehm, due cose: i fornitori, perché abbiamo visto che ci sono tantissime voci. Se tu trovi una persona che ti aiuta in qualche modo a sviluppare più cose, quindi che fa catering e location, che fa la fotografia e video, che insomma che cerca di accorpare più voci insieme delle tue spese, questo riduce i costi, perché chiaramente hanno meno costi, ogni persona in più che lavora ha dei costi aggiuntivi. E secondo, ridurre gli invitati. Capisco che questo sia un punto, una nota dolente, ma noi sappiamo che ogni invitato può andare a costare, anche se facciamo una media, sui 200-200 euro a persona, e sappiamo benissimo che abitualmente ne riceviamo magari 100 per ogni persona, 150 quando va bene, adesso non lo so, quella è la media. Quindi comunque ogni persona c'è una perdita. Ecco, e uno dice sì, ma io nel giorno del matrimonio, la festa, non è che faccio il matrimonio per ritornare i soldi, non è questo il significato, ma se voi fate il calcolo di perdita di 100 euro per ogni invitato, andate a spendere, come dire, fuoriesce una cifra molto importante dal vostro portafoglio. Ecco, quindi è chiaro che poi voi avrete un ritorno economico da un lato dai regali, ma comunque sia, secondo me il matrimonio deve essere anche una cosa fatta con le persone con le quali sei più vicino. Io i matrimoni dove mi sono divertito di più sono quelli dove c'erano le persone alle quali tenevo di più sostanzialmente, e quindi sono stati i matrimoni più belli. Invitare anche il 15° cugino alla fine non porterà dei risultati, come dire, positivi. E infine, secondo me, c'è un punto, il terzo punto, secondo me, da andare a considerare, veramente importante, è che bisogna cercare di pianificare tutte queste attività in anticipo. Pianificare in anticipo vuol dire andare a risparmiare in maniera importante. Ehm, perché? Perché come succede quando andiamo a prenotare il viaggio, il volo per andare, non so, in Giappone, in Cina o in America, prima lo prenotiamo e meno spendiamo. E così succede per le location, per il catering, per il nostro fotografo che andiamo a cercare. Insomma, andare a prenotare in anticipo le nostre attività ci permette di evitare, come dire, di spendere di più di quello che dovremmo fare. E secondo me questo è un consiglio che può sembrare banale, ma molto spesso presi all'interno di 1000 attività nella preparazione e nell'organizzazione di un matrimonio, si può finire per andare a dimenticarsi o delle attività e quindi perderci dei soldi perché si va a prenotare in ritardo. E quindi, collegandomi a questo, utilizzare dei sistemi che ci permettano di monitorare le nostre attività. E quindi ci sono delle app importantissime, ce n'è una italiana famosa, Matrimonio, che aiuta a, come dire, non solo dal punto di vista organizzativo, perché si ha la to-do list, cioè tutta la lista delle cose da fare, ma si ha anche una percezione dei costi, no, che si hanno, quindi le uscite che si stanno sostenendo per l'organizzazione del matrimonio. Quindi assolutamente una cosa fondamentale è quello di avere monitorato costantemente sia i lati organizzativi, quindi tutti i punti, tutte le attività che sono state fatte, quelle che sono nel momento in cui si fanno, quindi quelle che vengono definite in pipe in quel momento, e quelle che invece devono essere ancora fatte. E sempre ricordandosi che questa pianificazione in anticipo aiuta anche a gestire quelli che vengono definiti dei piani B, perché le sorprese all'interno di un matrimonio ci sono sempre, e lo sapete benissimo tutti quanti hanno partecipato a dei matrimoni e sapete che ci sono dei momenti in cui inaspettati. Io vi dico per esempio l'ultimo matrimonio al quale ho partecipato l'anno scorso, che secondo me è stato bellissimo perché c'erano molti amici e quindi io me lo ricorderò per sempre.
Ma poi i due sposi sono un po' lamentati alla fine con chi ha organizzato questo matrimonio, con chi li ha aiutati, no? Perché ad un certo punto c'era un grosso buffet alla fine di dolci e si è chiuso in maniera repentina, cioè loro avevano programmato di tenere questo buffet fino ad una determinata ora, chi aveva organizzato questo buffet l'ha chiuso, secondo loro, un'oretta prima. Ecco, questo ha creato dei malumori all'interno di loro, no? Perché dietro c'è una spesa, c'è un impegno, eh, ma nessuno degli invitati si è assolutamente accorto di questa cosa, nessuno se n'è lamentato, tutti hanno avuto degli ottimi ricordi, quindi piano B ci deve essere, no? Perché qualcosa può andare storto, magari può non esserci la torta perché si è rotta, quello che si vuole, ma bisogna avere, come quello più ricorrente, quello della pioggia, no? Che noi pensiamo di poter fare all'esterno il nostro banchetto e poi ci ritroviamo a dover entrare all'interno della struttura. Ecco, quello che voglio dire è che è fondamentale avere un piano B. Se succede questo, io farò quest'altra cosa e organizzandoci precedentemente evitiamo di pagare degli extra, no? Perché ipotizziamo che in quel momento il DJ sia malato e non possa venire, noi abbiamo già un piano B senza dover chiamare uno a 24 ore prima che ci costa magari il doppio rispetto a quello che avevamo preventivato. Quindi essere organizzati in anticipo ci aiuta in maniera fondamentale. E sempre collegandomi a questo di avere un'anticipatoria, come dire, organizzazione, bisogna creare anche un fondo imprevisti. Ecco, se noi abbiamo per esempio 20.000 euro da poter spendere nel matrimonio, ripeto, sono troppi, ma comunque ne spendiamo 18.000 e ne teniamo 2.000 per gli imprevisti, perché gli imprevisti ci sono, o piuttosto quei soldi che noi risparmiamo durante la nostra attività, chiamiamo un wedding planner, qualcuno che ci dia una mano nell'organizzazione del matrimonio, perché l'organizzazione dei matrimoni moderni è veramente molto molto complessa, perché il matrimonio è un'attività che richiede, come dire, l'organizzazione di diverse figure professionali, è piena di imprevisti. Se uno non ha esperienza è un po' come andare a ristrutturare casa. Io per esempio quando ho ristrutturato casa ho preso anche delle cantonate, la prima volta ho preso delle cantonate importanti perché non avevo esperienza e così è il matrimonio, perché è difficile che uno lo organizzi per due volte, succede, ma la maggior parte delle persone lo organizza per una volta e quella volta è la prima volta appunto che fa tutte le attività, no, per andare ad organizzare, quindi come tutte le cose nuove comporta più errori che cose corrette. Quindi creare un fondo imprevisti, come si fa per la ristrutturazione, del 10, 15, 20%, almeno un 20% che ci permetta di coprire le spese che sicuramente avremo nel momento in cui dovremo affrontare degli imprevisti. Ehm, quindi, ricapitolando in maniera molto veloce, quando andiamo ad organizzare un matrimonio per cercare di evitare di rimanere in rosso, quindi di spendere troppi soldi o di farci dei debiti o di disinvestire per organizzare un matrimonio, dobbiamo prima di tutto stabilire, capire qual è il nostro budget dando delle priorità. In secondo luogo, dobbiamo cercare di risparmiare su ogni voce, comparando, facendo delle analisi, abituandoci anche ad avere delle soluzioni diverse rispetto alla massa, perché non c'è niente di male, e punto terzo, partire con molto anticipo. Questo tutte le donne lo fanno abitualmente, partono anche 2 anni prima, visitano molto, perché ci tengono in maniera importante, ma partire con grossi anticipi e facendosi seguire delle persone professionali come i wedding planner, aiuta ad evitare delle sorprese finanziarie alla fine del nostro percorso. E detto questo, io credo che comunque l'organizzazione del matrimonio e il momento nel quale viviamo il matrimonio debba essere vissuto accettando gli errori che accadono, perché ragazzi, qualsiasi cosa, qualsiasi matrimonio ha qualcosa di inaspettato e quindi questo è un punto fondamentale, cioè noi dobbiamo accettare quello che succede, perché non possiamo programmare, preventivare tutte le attività, cioè non possiamo pensare che magari non venga un parente che pensavamo dovesse venire, quindi dobbiamo essere consci di poter in qualche modo gestire
l'imprevisto e viverlo serenamente, perché è il nostro momento più importante, è uno dei momenti più importanti della nostra vita, quindi dobbiamo godercelo e non essere preoccupati perché in quel giorno lì manca il DJ che doveva venire e non poteva suonare, perché non c'era torta nuziale o perché non è venuto un parente. Quindi il punto fondamentale è accettare quello che ci accade godendoci la giornata. E poi secondo me c'è un altro discorso da affrontare. Sempre di più noi stiamo andando verso un matrimonio spersonalizzato. Noi pensiamo che aggiungere, accumulare attività che facciamo all'interno del nostro matrimonio, no? Adesso questi set per fare le fotografie, sia una personalizzazione, in realtà è una spersonalizzazione, perché incominciano tutti a fare le stesse cose. Invece il matrimonio è il momento di due persone, di quelle due persone che si sposano, e il matrimonio di quelle due persone deve essere un matrimonio vissuto attraverso la personalizzazione di quelle due persone, di cosa gli piace, di cosa non gli piace, e magari a quelle due persone non piace fare determinate cose, e quindi è giusto che l'organizzazione del matrimonio sia personalizzata. E questa personalizzazione ci porta sicuramente ad un grosso risparmio, perché facciamo delle cose che non fanno gli altri, cioè tipo i fuochi d'artificio. Faccio l'esempio, una spesa di 2, 1000, 2000, 3000 euro, scusatemi, passatemi il termine, completamente inutile e soprattutto spersonalizzata, perché ormai la fanno tutti quanti. Quindi ragazzi, si può anche non fare la torta nuziale, ormai succede sempre di più che non si usa una torta tradizionale che costa un sacco, e poi si fa un altro dolce che viene tagliato, ma si fa la foto di rito con una torta finta della quale nessuno si accorge. Quindi quello che voglio dire è che la personalizzazione del proprio matrimonio, facendo delle cose che ci piacciono, se uno volesse fare il matrimonio western perché gli piace la parte western, è giusto che lo faccia e costerà sicuramente meno degli altri. E questo andandosi a liberare del giudizio delle altre persone, ma risparmiando anche molti soldi. E infine, secondo me, la parte che dobbiamo considerare quando andiamo a fare matrimonio è che il matrimonio lo facciamo per noi, lo facciamo per creare un atto personale, familiare, di sentimento verso un'altra persona. Quindi in questo momento è un momento dedicato a noi e non alle altre persone, che poi sicuramente festeggiano con noi, quindi siamo noi che dobbiamo decidere cosa fare e come farlo nella maniera a noi più consona, e quindi rispettare anche le nostre economie, perché come dicevo prima, per un matrimonio noi possiamo andare a spendere qualsiasi cifra possibile e inimmaginabile. Okay? Quindi siamo noi che decidiamo quanto spendere all'interno di quel matrimonio, perché probabilmente, sicuramente ricordiamo quel giorno, ma lo ricordiamo anche se spendiamo 10.000 euro in meno, e vogliamo dedicare quei soldi, se lo vogliamo fare, ad un nostro viaggio che abbiamo sempre sognato, perché vogliamo andare in Giappone, sappiamo che costa 7.000 euro, 10.000 euro a persona, e non potremmo permettercelo mai più nella nostra vita, e quindi vogliamo migrare quei soldi, al posto che all'interno del matrimonio, in qualcosa che ci piace davvero. Ecco, quindi secondo me in questo momento dell'organizzazione del matrimonio, quindi da un punto di vista organizzativo ma anche finanziario, dobbiamo accendere la lampadina, essere ragionevoli, cercare di fare qualcosa che piace a noi, cercando di andare a fare qualcosa di bello per noi, risparmiando anche, seguendo tutti questi punti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e mi raccomando, fate nei commenti, dite la vostra, chiedetemi di analizzare altri temi, vi aspetto sempre su questo canale. Ciao ragazzi.